I più recenti dati statistici sul coinvolgimento e sulla soddisfazione sul posto di lavoro sono veramente agghiaccianti. Sono l'elefante nella stanza a cui nessuno dà veramente attenzione. E allora cerchiamo di dargli un po' di attenzione e chiediamoci, facciamo delle riflessioni. È possibile costruire dei posti di lavoro che siano luoghi di crescita, luoghi di realizzazione? E questo come fa ad interessare anche gli imprenditori stessi e non soltanto i dipendenti? Lo vediamo insieme in questo nuovo episodio di Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e in questo episodio di Comfort Zone andiamo ad esplorare l'area del mondo del lavoro collegata alla soddisfazione e al benessere, alla crescita personale di tutte le persone, appunto. Quindi tutti lavorano. Chi non lavora cerca lavoro, e quindi è un luogo dove noi spendiamo più tempo a lavorare che a dormire. Soprattutto chi soffre di insonnia passa il tempo a lavorare più tempo di quanto dorme. E come si dice, chi dorme non piglia pesci, e li piglia durante il giorno questi pesci. Però appunto, se parliamo di felicità, se parliamo di benessere, se parliamo di soddisfazione, se io sul luogo di lavoro ci sto male, vuol dire che praticamente un terzo della mia vita è infelice. E se poi dormo pure male, 2/3 della mia vita sono infelici. Se poi ho problemi di coppia relazionali, tutta la vita è uno schifo. Quindi diciamo, perché quella è l'altra area di cui parleremo sicuramente in altri episodi, dove le statistiche non sono proprio eccezionali. E a proposito, appunto, ti avevo citato le statistiche terrificanti, e ovviamente non solo riguardano un po' il pianeta Terra globalmente in generale, ma l'Italia ha come sempre i suoi primati negativi, nel senso che è uno dei fanalini di coda in Europa rispetto appunto alle statistiche di soddisfazione, in cui dalle principali ricerche emerge che circa un 43% della popolazione è soddisfatta del suo posto di lavoro, che sono 16 punti percentuali in meno rispetto alla media europea, con le vette che riguardano Danimarca, Svezia, dove la soddisfazione percentuale è molto alta, che sfiora l'80%. Ma il dato ancora più preoccupante è quello del coinvolgimento, cioè di quanto la persona è presa bene, diciamo così, dal suo lavoro, quanto si sente appartenere a quella realtà lavorativa, e quindi quanto ci mette di suo. E qui le statistiche sono veramente strazianti, nel senso che praticamente quasi nessuno è coinvolto nel suo lavoro. Un po', appunto, come diciamo prima, in coppia è come se tu stai con una persona e non sei coinvolto nel rapporto con quella persona e ci convivi semplicemente. Infatti tantissime coppie, circa il 20%, sono separate in casa, quindi tu praticamente vai al lavoro e sei separato dal lavoro, sei scisso dal lavoro, no? Ho già citato una serie TV in un episodio di Cinemood, dell'altra mia rubrica, la serie Scissione, dove appunto ci sono delle persone che hanno subito questa operazione, per cui vanno a lavorare e poi quando escono da lavoro non si ricordano niente, quindi sono come due persone scisse, appunto, una che vive la vita fuori casa e una che vive la vita lavorativa, e nessuna si ricorda quello che fa l'altra.
un mondo dissociato, diciamo così, e su cui apparentemente si accetta evidentemente questa condizione come un dato di fatto, e si vive la frustrazione che si porta dietro. Ora, diciamo che questo tipo di frustrazione, questo tipo di sofferenza dipende chiaramente da come sono organizzati i luoghi di lavoro. E i luoghi di lavoro, le aziende, diciamo che sicuramente l'Italia anche, diciamo, non favorita dal punto di vista della costruzione di un'azienda, diciamo che i bastoni fra le ruote sono veramente tantissimi, non è resa facile quindi la possibilità di avere un'azienda che funzioni bene. Però ad aggiungersi a questa cosa c'è anche una cultura aziendale, diciamo, che è poco propensa a mettere al centro la realizzazione, il benessere dei dipendenti e all'idea di fare cultura. Ora, chiaramente io sto parlando in generale, sto parlando sicuramente non delle eccellenze o delle eccezioni che esistono, però le statistiche insomma ci dicono che l'andazzo generale è questo, cioè imprenditore, i tuoi dipendenti sono infelici di venire in azienda. Poi io vedo anche tantissime persone che appunto una delle domande tra le varie cose che affrontano è proprio una infelicità lavorativa, che è uno dei temi dominanti e che spesso io sono sinceramente infastidito dal fatto che non ci sia nemmeno un contributo, un finanziamento, un supporto nel richiedere appunto questo aiuto psicologico, una persona che cerca la crescita e che cerca la crescita autonomamente perché non è interna all'azienda, e questo è uno degli aspetti che appunto vedremo in questo episodio. Quindi abbiamo detto che evidentemente già nella costruzione dell'azienda c'è un problema. Le aziende possono avere centri diversi nel loro modello di business, quindi essere organizzate, strutturate, tutti i processi sono organizzati intorno a modelli diversi. Negli anni sono stati inventati diversi modelli aziendali che hanno un centro specifico, quindi esistono aziende che sono centrate sul prodotto, aziende che sono centrate sui clienti, aziende che sono centrate sull'innovazione, aziende che sono marketing first, quindi customer first, quindi tutto diciamo il centro è l'indicatore che è attorno a cui gira tutta l'organizzazione di tutti i processi aziendali. Un po' come la Terra che gira intorno al Sole e non viceversa, quindi il centro poi determina degli equilibri e cambia completamente l'assetto e i risultati che appunto le aziende possono avere. Quindi solitamente diciamo che un parametro, un indicatore fondamentale per un'azienda è prevalente è chiaramente il profitto. Quindi il profitto solitamente quando un'azienda è focalizzata sul profitto, e quindi anche se io sono interessato al prodotto, però il prodotto mi serve per fare il profitto, e diciamo che solitamente il benessere delle persone è messo un pochino a lato, cioè se non un pochino trascurato, diciamo, diventa una variabile strumentale al fatto che le persone vadano al lavoro e producano. Questo dato che appunto sembra piuttosto cinico, perché come dire, sembra romanticismo viceversa parlare di interessarsi al benessere delle persone che lavorano nella tua azienda, ma questa cosa dovrebbe essere, diciamo, anche funzionale. Come conseguenza poi le persone rendono anche di più, però diciamo che in generale appunto io sono molto imbarazzato nel parlare di queste cose, perché mi sembra veramente assurdo che viviamo in questo mondo da cui nessuno di noi si salverà. Almeno pensiamo al benessere, tanto non è che come diceva Totò nella Livella, no? Alla fine nella tomba dei soldi non ci fai niente. Quindi
sei pari all'altra persona, sei stecchito come uno che non c'aveva i soldi, e quindi se te li vuoi portare dentro la bara nemmeno la rendono più comoda. Ecco. Quindi detto questo, ora è chiaro che l'ossigeno dell'azienda sono anche i profitti, quindi sicuramente come finanziamento della vita di tutti, quello sicuramente siamo d'accordo, però appunto dovrebbero essere un nutrimento per il benessere, quindi al contrario. Comunque, detto questo, diciamo che gli assetti che abbiamo visto, se possono rendere un'azienda di successo dal punto di vista economico, cioè quindi del fatto che riescono a vendere i loro prodotti o servizi in modo efficiente, in grande quantità e con grande qualità anche di questi servizi e prodotti, però all'interno molte persone soffrono, diciamo, se non tutte, comunque il processo è faticoso. Guardavo proprio ieri sera, stavo guardando l'ultima stagione di The Bear, la serie dove c'è il cuoco, no, che vuole ottenere una stella Michelin per il suo ristorante, e chiaramente è un ambiente assolutamente stressante a livelli madornali, quasi masochistico, diciamo il livello di quasi kamikaze, diciamo il livello di stress a cui sono sottoposti tutti i dipendenti, che devono, come dire, marciare a ritmi incredibili, con la spada di Damocle del fallimento alle porte, e quindi oltre a dover avere un servizio di eccellenza massima sono sempre a rischio di fallimento. Quindi un clima di tensione costante, ogni giorno è assolutamente un inferno. Forti della loro passione per il lavoro, lì il coinvolgimento, almeno se dobbiamo parlare di livelli di coinvolgimento, sicuramente il livello di coinvolgimento è molto molto alto, e sicuramente il centro nel loro caso non era il profitto, però appunto se non è il centro il profitto però diventa la preoccupazione, perché se ti chiudono il locale, diciamo che allora non ha senso. Quindi come si risolve tutta questa questione qui? Si risolve con un centro che io ho coniato Comfort First o Health First, anche se siccome il nostro centro, no, nella comfort zone è la comodità intesa, vatti a vedere anche le puntate precedenti, per esempio ho parlato nel secondo episodio che viva la comodità, appunto di cosa intendiamo per comodità, e non come crogiolarsi negli allori e rotolarsi sul divano, non è esattamente questo. Ma prima di parlare un pochino più approfonditamente del focus aziendale che ho chiamato Comfort First, andiamo a fare delle riflessioni che mi rimandano a Maslow. E Abraham Maslow, quello famoso per la piramide dei bisogni, è poco conosciuto per quanto riguarda i suoi studi sul management aziendale, che riguardano appunto la sua fase finale prima di lasciarci. E lui ha avuto questo passaggio, cioè a un certo punto è arrivato a una disillusione nella possibilità che la psicoterapia individuale, quindi il lavoro individuale con le persone, potesse produrre un cambiamento culturale, potesse creare una società migliore, potesse creare un mondo migliore. Perché appunto lavorare uno a uno, per quanto poi adesso c'è stata un'espansione delle persone, però ci sono delle differenze nel lavorare one to one rispetto a lavorare all'interno di un'organizzazione. Infatti lui prima inizialmente si sposta nelle scuole, quindi come quando hai un ideale, un'utopia di cambiamento della società, è chiaro che entri in ambienti dove l'impatto può essere più massiccio, no? Più di massa, e quindi poi invece passa alle aziende, cioè inizia a vedere nelle aziende
il luogo, il contesto ideale per poter generare un cambiamento nella società, un miglioramento nella società. E questo chiaramente andava a legarsi con il tipo di management aziendale e quindi il fatto di trasformare il pretesto del lavoro per la crescita delle persone e andare a incrementare quelli che lui chiamava le persone autorealizzanti, che appunto una delle cose principali era proprio la loro dedizione al lavoro con passione, da cui ne traevano piacere e gioia ed erano nel loro, quindi collocati esattamente nella loro vocazione, quindi nel fare ciò che per cui erano venuti al mondo, che è uno dei punti centrali del mio concetto di comfort zone. Cioè sto nel mio, sto in quello per cui sono predisposto e in cui i miei talenti vengono valorizzati, che poi dovrebbe essere quello che si fa nelle risorse umane. Cioè le risorse umane dovrebbero valorizzare appunto i talenti delle persone, non a parole, ma nella realtà. E anche questo a livello pratico avviene poco. Quindi Maslow dice: ma perché dobbiamo investire in una cosa che ha un impatto minore se possiamo investire in una cosa in un contesto che può avere un impatto maggiore sul mondo? E effettivamente non ha tutti i torti, a me mi trova perfettamente d'accordo, perché trovare luoghi d'accesso dove si può avere un impatto, questo dovrebbe essere poi il focus della psicologia e non la medicalizzazione degli esseri umani e soprattutto la compensazione dello stress generato magari dalle aziende. Cioè io ti tengo buono perché dell'azienda, insomma della società, della politica in generale, cioè ti tengo buono, sedato, te calmo, ti curo le ferite prodotte da un mondo che va allo scatafascio. Quindi questo invece dovrebbe essere: creiamo una cultura, una società e un mondo in cui ci piaccia vivere tutti insieme, no? Quindi in una convivenza diciamo prolifica e positiva. Quindi questa sarebbe la direzione. Sicuramente un po' di utopia mi ci ritrovo col pensiero umanistico di Maslow, però che me ne frega, perché tanto mi diverto così e quindi questo è il mio podcast e dico quello che mi pare. Posso anche sparare utopie senza pietà. E un altro autore, un altro importante psicoterapeuta che ha evidenziato l'importanza dei gruppi, quindi dell'uscire dalla stanzetta privata, era Erving Polster, della scuola della Gestalt, e lui nel suo libro Beyond Therapy, quindi oltre la terapia sostanzialmente, evidenzia proprio questi due concetti, cioè uscire dalla medicalizzazione della terapia come cura dei disturbi e capire che lavorare in gruppo, lavorare sulla propria vita, riflettere sulla propria vita insieme in comunità, e quindi costruire delle comunità che si aprano a confrontarsi su queste tematiche, abbiano lo spazio per confrontarsi su queste tematiche, è una sorta di nutrimento di cibo come mangiare. Cioè noi non mangiamo perché abbiamo appetito, e poi questo ci fa bene, non mangiamo perché ci fa bene, ma mangiamo per l'appetito. Quindi è più la spinta naturale, una pulsione naturale a creare una situazione che possa soddisfare quel tipo di bisogno, no? Lui dice anche: noi non è che facciamo sesso per riprodurre la specie, lo facciamo perché è un'attività piacevole, ma la conseguenza è che poi ci riproduciamo anche. A parte quando usiamo i contraccettivi, in quel caso non ci riproduciamo e quindi è solo piacevole e abbiamo fregato la natura. Comunque, quindi in ogni caso sono attività di benessere, no? Perché a me mi fa ridere quando si dice che certe attività sono terapeutiche, la mia terapia è questa. Non è che la tua terapia è questa, è che sono le persone che stanno bene, fanno determinate cose. E quindi viene alimentata una condizione di benessere. Quindi prima di tutto andiamo a identificare quali sono le cose che non facciamo, che fanno le persone che stanno bene, no? Quindi questo è un punto importante. Quindi diciamo che il luogo di lavoro potrebbe diventare il pretesto
per fare una sorta di laboratorio evolutivo per le persone però per fare questo bisogna cambiare appunto l'assetto interno aziendale e avere un approccio che nasca proprio da questa visione, quindi l'approccio Comfort First. Se mi stai guardando su YouTube, sicuramente potrai vedere la mia t-shirt di quest'oggi che rappresenta, no, il bradipo Comfy circondato da delle gemme, che sono le famosissime gemme della comfort zone che io ho individuato e di cui ho parlato nel mio libro La vita inizia nella comfort zone in maniera dettagliata e analitica. E queste gemme rappresentano proprio i parametri, gli indicatori che possono essere utilizzati per creare anche un'azienda comfort first, perché appunto così come diciamo il sistema interno un individuo va equilibrato rispetto a questi parametri, ogni sistema anche più esteso, ogni unità, quindi l'azienda, dall'azienda all'individuo, gli stessi parametri, chiaramente in questo caso bisognerà vedere le relazioni che ci sono tra tutte le persone all'interno e quindi c'è un grado di complessità maggiore per mantenere l'equilibrio di queste gemme, no? E quindi, così come i bisogni dell'azienda sono comparabili a quelli di un essere umano, semplicemente perché le aziende sono formate da esseri umani, così come le società sono formate da esseri umani, no? Direi anche questo di ricordarcelo, cioè il mio compito è ricordare, dire guardate che questa cosa è così, cioè non è che facciamo che rendiamo astratte delle cose, disumanizziamo la realtà, no? E invece no, ci sono gli esseri umani e quindi una volta che ci ricordiamo di questo, gli esseri umani funzionano in un certo modo e hanno dei bisogni e quindi per avere delle persone che sono coinvolte nel lavoro significa che ci sono delle persone che sono messe in condizione di lavorare, di crescere e andare a creare dei contesti dove questi parametri automaticamente vengano generati e quindi una volta che sono generati questi parametri il contesto porta al benessere e il benessere porta al fatto che tutta la macchina messa in moto poi produce i risultati che poi sono anche quelli più materiali come appunto il profitto. Ma questo profitto è qualitativamente superiore, non sono soldi sporchi, sono soldi puliti. Quindi l'altra cosa importante è proprio questa, cioè non è tanto la quantità ma la qualità dei soldi che andiamo a generare, cosa portano, qual è il prezzo dei soldi che andiamo a creare quando andiamo a fare l'azienda, perché molte volte noi non capiamo i costi e noi abbiamo costi di vari tipi, quindi non esistono solo i soldi, abbiamo appunto costi di salute, costi di felicità, costi energetici, costi emotivi, insomma tutta una serie di altri costi che potrebbero essere infiniti, anzi mi sembra che ci volevo fare pure un episodio sui costi della vita, che sono invece noi andiamo anche qua, ci focalizziamo su il costo in maniera letterale, no? Quindi una volta che l'azienda inizia a strutturarsi focalizzandosi sul benessere delle persone, inteso come strutturare una comfort zone aziendale, ecco che andiamo a creare una cultura che favorisce e di cui beneficiano non solo le persone esterne, quindi i clienti, ma anche quelli che appartengono all'azienda. E questo chiaramente è un lavoro che va fatto poi su ogni azienda individualmente per poter andare a strutturare quindi delle aziende illuminate che abbiano questa visione e che spesso comporta comunque una ristrutturazione importante e la possibilità di
perdere determinate cose momentaneamente per acquisire un livello superiore successivamente, quindi anche una visione a lungo termine che però porta a un beneficio importante. Quindi questo è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Spero che sia arrivato il messaggio, tant'è che io infatti ho anche la comunità online della Quiet Mood Academy e in particolare del Quiet Circle, dove ci si confronta in gruppo, ci sono le risorse per crescere e sicuramente il Quiet Circle si integra anche con le aziende e con i team delle aziende, perché appunto permette di avere un luogo e un linguaggio comune di crescita, no? E quindi diventa un vero e proprio group coaching. Bene, io ti saluto e ti aspetto per il prossimo episodio di Comfort Zone. Un grande abbraccio dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy not pushy e alla prossima. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.